Buonasera. Cosa ho suonato? Scale, che sono uno degli argomenti forse più drammatici della teoria dell'improvvisazione. La ragione per cui è così, complicato ed è stato sempre molto difficile spiegare ai ragazzi che in realtà le scale poi non sono tantissime e che in realtà sono tantissime. Sono tante, ma prima di tutto quelle che si usano per improvvisare in gran parte del linguaggio jazzistico, improvvisativo, ma comunque popolare in senso generale, non sono tantissime, anzi sono pochissime. E il problema non è, come una volta un uomo saggio disse, le 2000 scale che non sai, ma le 2000 ore che non hai passato a suonarne una. Perché? Questione non è di quante scale noi conosciamo l'esistenza, o quante scale sappiamo come sono costituite da un punto di vista teorico. La questione fondamentale è quante scale riusciamo a vedere istantaneamente in relazione all'accordo e quanto il nostro cervello riesce a immaginare melodie all'interno di quegli oggetti, all'interno di quelle scale. Io faccio sempre un esempio, no? In realtà sembra impossibile, a parte un Si naturale a un certo punto che mi è scappato il dito, ma sostanzialmente io ho suonato solo la scala di Fa maggiore. Questo per fare un esempio, quindi all'interno di un solo oggetto, una scala, un insieme tonale, ci sta un sacco di roba e un sacco di possibilità di sviluppi, sia armonici che melodici. Quindi un singolo oggetto diatonico è fonte, un serbatoio di miliardi di possibilità che uno, se non passa molto tempo a esplorare questi luoghi, non ha modo di immaginarli, non sa che esistono, non sa come suonano. Questo è il primo grande problema. E poi c'è un'altra grande questione legata invece, questa proprio fantomatica questione dei modi, che affronteremo in un altro video, dove c'è, a mio parere, un errore didattico, cioè proprio un errore di inquadramento teorico della questione, e che quindi crea molta confusione, perché c'è una teoria e poi quando uno va a applicare questa teoria in realtà poi non suona, non funziona, e quindi i ragazzi in genere, come spesso fanno, invece di pensare che l'informazione che avevano o che hanno ricevuto non è esatta, credono invece di essere loro inadatti, loro di non avere le capacità. Questa cosa è assolutamente falsa e non ci sono capacità speciali, naturali, genetiche, biologiche, di nascita. C'è semplicemente il frutto di un allenamento che si fa in un certo tempo, non è una questione che si risolve in un'ora. Detto questo, fatto questo impianto, pedagogico, oserei dire, direi, affrontiamo la questione. C'è una famosa intervista in cui un chitarrista strepitoso, che credo tutti quanti conosciamo, che è Scofield, dice con grande, innocenza: io in realtà questa questione delle scale non è che l'ho mai capita, perché io da quando ho cominciato a improvvisare sono fondamentalmente 3 scale più una. Le scale sono la scala maggiore, la scala minore melodica, la scala diminuita più la pentatonica, che è una scala in realtà particolare molto usata. Quindi se noi diamo fiducia a Scofield o andiamo a analizzare poi in realtà un solo di chi volete voi, Rollins, Breger, Parker, Bill Evans, Jarrett, Petrosciani,
vediamo che in realtà il 90, 95, 98% delle volte suonano sostanzialmente queste tre scale e fanno cose meravigliose. Il che cosa significa? Significa che loro suonano questi insiemi, sanno perfettamente cosa possono tirare fuori, o tanta roba, magari non tutta, ma tanta roba, che possono costruire, creare con questi oggetti, perché si sono allenati, hanno esplorato per molto tempo questi insiemi diatonici, questo insieme di note su situazioni armoniche diverse, su vari accordi, su vari tempi, su varie situazioni. Questo è il mio consiglio vivo, che è un consiglio che do io ma che danno moltissimi altri docenti di improvvisazione, maestri di improvvisazione, e quindi vi consiglio di guardare ora i prossimi video, in cui in un video trattiamo la scala minore melodica e in un altro video trattiamo la scala di Bonita. Poi c'è un altro video ancora in cui invece trattiamo la scala maggiore con la questione modi, che andiamo a affrontare in maniera secondo me più funzionale. Ripeto, come sempre, io non sostengo assolutamente che ci siano modi giusti e modi sbagliati, ci sono modi più funzionali e modi meno funzionali di guardare le cose. Quindi, al di là della bellezza e della complessità teorica, noi dovremmo cercare di adottare modelli che ci facilitano in quello che vogliamo fare. E quello che in genere vogliamo fare non è costruire trattati enciclopedici della meccanica delle note e dei massimi sistemi musicali, ma è suonare. Quindi il modello da adottare è quello che ci rende più semplice, più approcciabile, più comodo il nostro suonare qualsiasi tipo di genere di musica vogliamo suonare. Alla prossima e buon lavoro.